Iniziamo con una risata questa difficile sessione. Ciao Monica, siamo qui per Alice e la sua mamma. 5, 4, 3, 2, 1. Alice mi mostra una coccinella che sta per salire sulla sua mano. Che è un po' il simbolo della, credo, trasformazione. Di una trasformazione benevola che sta avvenendo complessivamente per lei, per la mamma. Ti dà l'autorizzazione, Alice? Sì, è molto in difficoltà, ma è pronta e dice sì. Perché è in difficoltà? Perché si rende conto che adesso noi spostiamo tutta una serie di tasselli che lei ha posizionato in una certa maniera. Ok, vediamo la vibrazione di Alice. È 3,5. La consapevolezza. 160. L'anima. 38. Le vite. 1244. Cervello. 9,5. 3D. 43. E basta. Subito portale aureo, invitiamo la madre, mancata di tumore da 1,5 mesi, 2. Viene con la propria cistifellea in mano, così. Però questa cistifellea sta come diventando d'oro. Dovevo portarla fuori per vedere che cosa c'era dentro di me. Mm-hmm. E cosa fa? Non so se è come se in parte mi lasciasse vedere che ha lasciato indietro delle cose da fare, tipo che mi parla di cose più piccole, piccole come dovevo finire di piegare la biancheria, stirarla. Ecco, ho lasciato così. Non so se la sorella di Alice ha dei figli, perché parla anche di nipote, Sì. forse. Mm-hmm. Dice, dovevo guardare mio nipote, non so portarlo dove, tenerlo, perché magari l'altra figlia deve andare a lavorare, cose così, insomma, di vita quotidiana che ha lasciato, ma anche tipo che mi potesse parlare di piatti da lavare, quindi proprio faccende quotidiane che ha lasciato indietro. Portiamo il cinema qui davanti a lei. Invitiamo la sorella di Alice, e il padre di Alice, quindi il marito o ex marito di questa signora. Allora, dunque, questa signora è mancata da poco, quindi in un certo senso io è come se la vedessi ancora con le stesse caratteristiche che aveva in vita, ok? Perché è veramente troppo poco il tempo perché avvenga una trasformazione grossa, ok? Quindi vedo entrambi, entrambi i genitori di Alice molto inconsci.
molto non consapevoli dei sentimenti e dei conflitti che li caratterizzavano, e quindi hanno buttato molto sui loro corpi quelli che erano i disagi interiori. Cosa fa la sorella di Alice con la madre, di fronte alla madre? Gli mette sulle ginocchia il figlioletto, cioè il nipote. E la madre cosa fa? Qualcosa del tipo, ma io sono la nonna preferita. L'ex marito cosa fa? Allora, è come se tocca, allora, è come se si sfiorasse i propri testicoli affinché non facciano la stessa fine della cistifellea. Non so, come se ci fosse questo parallelo. Vuole evitare che anche lui possa creare questo tipo di degenerazione sul proprio corpo. La madre perché ha deciso questa esperienza? Lo chiediamo direttamente a lei, alla sua anima. Mi mostra proprio come un teatro. Mi fa vedere questa signora che si dà molto da fare, apre le tende del teatro, poi velocemente si sposta nelle poltrone dove sta seduto il pubblico. Lei è da sola in questo teatro, e mi fa vedere che sul teatro sta recitando di nuovo lei. Per cui mi fa vedere tutti i suoi ruoli all'interno di questo teatro, e mi dice che se lei non portava questa recita qui, come spettatrice, aveva bisogno di vedere come spettatrice questa recita qua, ok? Per capire chi è lei davvero. Mi fa appunto vedere che lei non era in grado di guardare dentro a se stessa, ma ha avuto bisogno di portare tutto fuori per capire quali erano i suoi problemi e chi era lei. E quindi mi fa vedere, per esempio, su questo teatro, lei che arriva a casa e borbotta fra sé e sé, e se la prende quasi un po' con gli oggetti. Lamentandosi, ma tu guarda se quello doveva far così, ma tu guarda se quella roba doveva andare storta così, e non è possibile, e non ne va bene una, ma io che cosa ho fatto di male, cose del genere, ok? Quindi in questo continuo vedere gli altri, non so come dirti, come gli altri o le altre situazioni, ok? Come portatrici di problemi, di fastidi, di disagi, non comprendendo che era stata lei con la propria tipologia di vibrazione a creare quelle circostanze, di questi intoppi, di queste anche battibecchi, non so, per esempio adesso mi fa vedere proprio l'insegna di una banca, tipo come potesse aver avuto una discussione lì all'interno della banca, ok? Tutta una serie di cose che appartengono alla quotidianità e che lei prendeva molto proprio di petto, di pancia, anzi direi di più di pancia. Madre e due figlie hanno già vissuto insieme. Dunque la madre era tipo la sua allenatrice in una piscina, tipo come se lei fosse Alice, una sorta di campionessa in erba, nuotatrice, e lei allenava ed era molto esigente.
L'altra sorella? È molto più piccola. Ehm, è come se un po' piange, perché le sembra una cosa un po' troppo, diciamo così, agonistica, ok? Un po' troppo fredda. mm? Vedo questa bambina piccolina con i braccioli, anche lei lì in piscina, e piange davanti a questa scena che poi è un allenamento un po' duro, quindi molto sensibile come bambina qui. Eh, Dunque, come invece tutte e tre, le vedo tre cuoche all'interno di, penso, una struttura molto grande, ma non un ristorante, non lo so, non so se è un'azienda dove c'è una mensa. Tre cuoche. ehm, la madre tipo come se fosse una coordinatrice. Alice è molto insoddisfatta. Ehm, Perché? no, perché non, è come se fosse un momento di passaggio, lei non vuole fare quel lavoro. Ehm, Però Sai che in non ho realtà capito. poi è una situazione in cui sono tre cuoche. Diciamo che la madre è tipo una capocuoca, loro due sono delle cuoche più giovani, minori, così, no? Alice non è soddisfattissima di questo lavoro da cuoca, però è come se poi riuscisse a non apprezzare il lavoro, ma apprezzare il rapporto. Chiediamo alla madre di Alice quanto il fumo abbia influito nelle cose così come sono andate. Dice una cosa bizzarra, il fumo era la mia boccata d'aria, che è esattamente l'opposto, no? Però era la mia valvola di sfogo. Ehm, Mi sembrava di prendere ossigeno da tutti questi turbamenti, un momento di relax. E vedo che non era sempre uguale come fumava, nel senso che a volte sembrava proprio un fumo nervoso, veloce, altre volte delle boccate molto lunghe. Ehm, una compagna, un'amica, sempre presente. Lo chiedo adesso a te alcune cose, ma anche alla madre. Le pillole di diossido di titanio sono state letali? Ehm, allora, aspetta, mi dice che è un veleno, ok? Ehm, penso che sia una frase di Paracelso, è la dose che fa il veleno, una cosa Mhm. del genere, dice. Quindi sì, che potenzialmente è un veleno. Nel suo caso specifico, però mi fa vedere come abbia inciso in una piccola percentuale, perché lei comunque, cioè era già in uno stadio avanzato di questa cosa. Il secondo ricovero ha inciso. E il secondo ricovero è stato l'accompagnamento, diciamo, verso l'altra dimensione. L'ospedale olistico avrebbe cambiato le cose? Non è stato abbracciato.
Allora, mi fa vedere che avrebbe avuto un grosso beneficio iniziale, mi fa vedere appunto che cambia completamente la propria alimentazione, cambia proprio le abitudini di vita, però è come se poi dopo questi primi, mi dice 8 mesi, dove sembra in un certo senso rinata, inizia a presentarsi un nuovo problema fisico sempre, che di fatto è la continuazione di questa tipologia di problemi interiori. Non ho Me lo dà capito. verso... sta bene per 8 mesi, ha dei benefici, ok? Però poi mi fa vedere intestino, lo stesso tipologia di problema che prende l'intestino. Se avesse scelto quell'altra cura, una cura che è molto bella, no? Cosa avrebbe cambiato le cose? Questo, Stessa cosa. e cioè sì, perché Lei aveva deciso. lei aveva deciso che per comprendere che comportarsi e essere dentro con una serie di pensieri e di atteggiamenti in un certo modo ha una manifestazione sul corpo. Il corpo è il teatro delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, dei nostri atteggiamenti, della nostra essenza. Adesso l'ha compreso. Non ancora. Anzi, come ci ha spiegato Alice, proprio negli ultimi giorni di vita era arrabbiatissima, a dimostrazione del fatto che no, non aveva per niente compreso che tutte queste malattie erano lì per farle vedere questo suo atteggiamento, ok? Ora sono passati alcuni mesi, poco, ha iniziato a vedere, ma non da sola. Vedo proprio che lei ha avuto difficoltà ad ascoltare gli altri nel corso della vita, ad ascoltare se stessa, però adesso che lei non ha più un corpo, sta iniziando ad ascoltare alcune anime intorno a lei, che hanno fatto un percorso simile a lei, però sono morte da più tempo. E sta quindi facendo un personale lavoro grazie al sostegno di queste altre anime. Una mi fa vedere, per esempio, però, che una di queste anime, quando era in vita, aveva avuto un tumore al cervello e sta cercando di fare un lavoro su di sé e intanto mostra alla mamma di Alice che cosa sta comprendendo, lo sta condividendo con lei. Come si chiama questa persona? Quest'anima? Era uomo o donna? Una donna. Il nome che usa non so se è Giulia o Giuliana. E cosa le ha fatto capire? Per esempio, lei adesso si mette il cervello sul cuore, quasi una sovrapposizione, no? Quindi lei adesso in questa fase qui, nel comprendere la stretta connessione, credo, perché sposta il cervello, lo fa entrare nel cuore, la stretta connessione tra cervello e cuore. Quindi il pensiero, la mente e le emozioni. E sta cercando di trasmettere, di condividere questo anche alla mamma di Alice. È una donna tutta d'un pezzo la mamma di Alice, quindi è anche difficile farla stare lì buona, ok? E dirle adesso mi ascolti, adesso guardi, adesso ti rendi conto. La vedo anche molto attiva. Monica, gli zuccheri incidono nel cancro? Eh beh, certo che sì, ovvio. Il carboidrati? Certo che sì. Vitamina Ehm, C? Però sempre non bisogna fare un discorso, cioè rendiamoci conto che noi siamo qua per integrare i tre aspetti.
di mente, corpo e anima, quindi non possiamo solamente guardare l'aspetto corpo, quindi l'aspetto fisico della materia, sempre e comunque tenendo presente anche gli altri due. Dunque la vitamina C, certo che è benefica, è antiossidante, però è come se, ecco, come faccio a spiegarlo? Noi abbiamo bisogno della vitamina C per comprendere la vibrazione della vitamina C. Ok? E noi possiamo agire questa vibrazione nei nostri pensieri e nei nostri comportamenti. Allora mi mostra per esempio un'arancia che è al contempo aspra e dolce. Un'arancia che è bella, che è colorata e che è multifunzionale. La puoi adoperare in vari ambiti. Mi fa vedere ricette dolci e ricette salate. Mi fa vedere come attraverso questa arancia, adesso questa è la mamma di Alice che mi fa vedere tutto questo, perché se in una mano aveva la cistifelle, adesso nell'altra mano ha l'arancia. Lei, contemplando l'arancia, può essere lei stessa tutto questo. Quindi può anche adeguarsi a situazioni differenti, non essendo sempre uguale. Lei tendeva anche un po' a far muro, a far schermo delle cose. Mi fa vedere l'arancia nella sua consistenza, poi mi fa vedere l'arancia che viene spremuta, quindi diventa liquida. Mi fa vedere l'arancia utilizzata come profumatore per ambiente nel momento in cui si mettono le scorzette ad essiccare. La possibilità di essere tutto questo, la possibilità della trasformazione. Il pH alcalino o alcalino, insomma basico, influisce? Certo, sì, sempre rimanendo in un ambito strettamente fisico, ti dico di sì. Ok? Però teniamo presente che quando noi parliamo di questo, potremmo estenderlo anche agli altri ambiti, cioè un ambiente alcalino anche nella mente. Non solo a livello di cibo, non solo. Questo è molto importante capirlo. L'essere acidi, no? Sì. È il suo opposto essere accoglienti, morbidi. Sì. E si può essere entrambe le cose, perché in certe situazioni occorre, o comunque si può essere acidi, perché no? Occorre anche quello, sviluppare anche quell'attitudine, ma non può essere quella prevalente, quella esclusiva, perché sennò arriva a corroderci. Va bene, facciamo una parentesi. Concentriamoci adesso su Alice. Alice ha perso il suo bambino 5 settimane fa. Causa esoterica. C'era del veleno in lei, perché causa esoterica mi viene fuori tipo uno scorpioncino, come se allora allora c'è vediamo un po' come posso spiegarlo. Una tendenza in Alice
nel provare un risentimento molto sottile, ok? Laddove lei vorrebbe non provarlo, la cosa migliore per lei è non vederlo. Se io non lo vedo, non lo sto provando. Non è così. Lei ha del risentimento che in questo caso può essere verso i medici che si sono occupati male, ok? Della madre. Mhm. Risentimento per come è andata la situazione in generale, che trova ingiusta. Quindi è questo sottile risentimento, ok? Che ha creato del veleno nel proprio corpo, non rendendolo pronto ad accogliere una vita. Questo per quanto riguarda Alice. Però ricordiamoci che questa anima di creatura non venuta al mondo Mm? voleva fare questa esperienza. Chiamiamola. C'era già l'anima? Sì, l'anima c'era già. Ha bisogno del portale aureo? Mm, no, no, nel senso che è come se avesse fatto un passaggio nel buio Mm. per arrivare già da solo alla luce. Mm. Fammi capire una cosa, questa esperienza, che ahimè, in ogni caso, è abbastanza comune, insomma, succede, può succedere, no? Aveva una lista d'attesa, c'erano le condizioni. Ovviamente Alice ci segue da tempo, sa come dobbiamo parlare, come parliamo, non con mancanza di empatia e mancanza di rispetto che noi facciamo un gioco, no? Questa anima voleva fare questa esperienza. Qui c'erano le condizioni per fare questa esperienza, è arrivata lei e non altre. Esatto, Perché? esatto. Perché Perché vince era proprio questa? l'incastro perfetto. Lei aveva appena perso la mamma, e c'era questo gioco qua, vita-morte. Questa anima aveva bisogno di incastrarsi in questa morte appena avvenuta, vita futura e di nuovo non vita. Cosa vuole dire quest'anima ad Alice? Ehm, come non era il momento propizio, lo sarà fra non molti mesi per te. Ehm, io ho fatto la mia immersione, mi fa vedere proprio che si immerge nel buio e poi guizza fuori nella luce assoluta. Fai altrettanto, ripulisciti, ritorna alla luce. Mare nero. Sì, è vero. Alice è dentro. Sì, Sotto, molto sotto o in superficie? a tratti. A tratti è proprio come dici tu, sotto sotto. Sembra quasi paludoso da quanto è nero. A tratti invece tira fuori la testa e, e quindi insomma è nella luce. Va bene, esiste, Monica, la cura del cancro. Allora, mi viene fuori parola natura, però nel doppio significato, perché è tutto appunto sempre giocato sui due piani. Da un lato ritornare proprio alla natura, nel senso proprio alla igiene, proprio alla pulizia di noi stessi. Ok? Quindi come alimentazione, come cura del nostro corpo, però anche venire a contatto con la nostra autentica natura.
E qual è? Bisogna conoscersi. Per comprendere qual è la nostra vera natura, ciascuno deve fare un lavoro di autoconoscenza. Bisogna conoscerla, la propria vera natura. Bene, andiamo a conoscere Alice. Nome della sua anima. Treccia. Perché? Ma adesso è come se mi facesse vedere un'immagine, io non so se è quando lei era bambina o se le piaceva lei fare le trecce, farsele fare, farsi toccare i capelli, come se fosse proprio un momento anche quasi magico. Dell'anima, scusa, dello spirito. Pie, parte Pane. eterica. Del progetto. Mi viene vita perenne, perché c'è allora, da un lato c'è una difficoltà ad accettare la morte, però dall'altro c'è la potenzialità in Alice di comprendere che non esiste la morte nel modo in cui noi la conosciamo. Ecco, lei è in questa posizione, chiamiamola privilegiata, di arrivare a comprendere che cos'è la morte. Cos'è la morte? È una vita senza corpo, quindi è la vera vita. È una vita in cui ci sono meno inganni, meno illusioni, perché non c'è lo stesso tipo di densità di materia, che è il più grande inganno è la materia. Sono due esperienze diverse. Cosa fa la madre a queste parole? Sì, vedo che mette a posto dei cassetti e dice: Ma infatti dovevo, non so come dirti, liberarsi di un po' di cose, che ne aveva troppe nei cassetti, tipo, no? Eh, come a dire, quanta materia avevo? Mm? Mhm. Cassetti molto pieni. Infatti dice: Qua, senza tutta quella roba lì, mi sento più leggera. Sento anche più ordine dentro di me. Come sono i suoi cassetti adesso? Adesso lei ovviamente sta comprendendo le cose a un livello un po' più semplice, ok? Perché poi ci sarà nel tempo, che lì è proprio diverso il tempo, però chiamiamolo tempo perché noi lo conosciamo così, una comprensione sempre più profonda. Adesso i suoi cassetti è come se fossero non pieni fino all'orlo, non proprio colmi, stracolmi. Erano comunque ordinati, però erano troppo pieni, troppo. Qua invece è come se quando apre il cassetto lei riesce a vedere tutto, senza dover spostare le cose. Com'è il tempo da disincarnato? Più veloce che incarnati, o meno veloce? Più facile da capire o meno facile da capire, come quando si è incarnati? E non lo so perché mi dice come non è quella cosa lì, Mm. non posso spiegartela attraverso quella cosa lì che conoscete voi. La madre di Alice, da quando è mancata, dorme, No, mangia. assolutamente no. Ah, scusami, no, avevo capito male la Mm, mm, domanda, mm. come se fosse, sai, i No, morti no, che dormono, no, riposano no, a no. perpetuo. Come disincarnata, c'ha un sonno, una veglia. Sì, Sì, sì. c'è un nutrimento. Allora, in questa sua lei è morta da circa 2 mesi, 3, Mm, mhm, ok? mhm. Quindi è proprio un primo step,
ok? Questo primo step è molto simile alla vita. Mhm. Ok? Quindi lei fa proprio delle attività come se vivesse, però senza il fastidio del corpo e senza questo attaccamento alla materia, però comunque molto simile alla vita. Quindi anche queste cose che tu mi chiedi, mangia, sì. Quindi lei è a casa So- sua che finge di cucinare. no, perché mi fa vedere che non è in quella casa lì sua, quella là, ok? È come se avesse creato alcuni aspetti, sì, della sua casa. Tipo, non so perché mi fa vedere con insistenza un cassettone. Si vede che quello gli piaceva e quindi quello l'ha portato. L'ha replicato. Sì, esatto. Ehm, Poi, queste cose non so se ce l'ha, una, mm, una sdraio da esterno, Mhm. tipo per momenti di relax, per prendere il sole. Eh, Poi mi fa vedere tipo una culla, però una culla invece che è un po' antica, perché secondo me questo strappo così dal nipote un po' le è mancato, no? Quindi come se le va bene fare lì la nonna anche di qualcun altro, perché si può fare anche questo, ok? Mm? Mhm. Poi mi fa vedere un bel corredo di lenzuola bianche, però è come se avesse molto sfoltito. Non ha più tantissime lenzuola, e poi degli asciugamani con delle sigle ricamate. Mhm. Ehm, Bene, e do poi alla mano. è qualcosa di decorato, tipo con così, dei riccioli. Do alla madre di Alice un'informazione. Tutto questo è finto. Certo, Beh, lo è anche quello in cui viviamo noi. Ma certo. tutto questo è finto. A ben guardare, noterà che lei non sta facendo da mangiare, non sta facendo il corredo, non sta sistemando il cassetto. E a ben guardare, tra X mesi se ne accorgerà da sola. Se vuole se ne può accorgere anche adesso. Sì. Ha un bel caratterino, eh? E infatti mi dice, ma sì, me l'hanno già detto. Mhm. Mm. Però ehm, lo dice non in tono acido, E finalmente ho scherzoso. capito. Sì, me l'hanno già detto, però mi serve ancora un po', no? Certo, Dammi ma ancora tempo. certo. Sì, 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 non era non accelerare le cose. Lei è qui per fare delle esperienze, anche questo. Sì. Vuole curiosare nella sua linea temporale di disincarnata? Vedo che mette le mani davanti agli occhi, vuol dire, mamma mia, è un po' tanto per lei tutto questo. Solo una curiosità. Tra 12 mesi, così, proprio tac, guarda e torna indietro. Mm, ma questo nipote, perché parla tanto di questo nipote, deve andare a scuola? Sì. Mhm. Perché la vedo molto legata, capito? Come se volesse seguirlo, che lui si integri bene, che vada tutto bene. Insomma, io la vedo ancora come un'anima che ha una forte connessione con questo nostro piano qui, ok? Anche fra 12 mesi la vedo ancora, cioè tipo che si fa sentire anche da Alice, pentole, qualcosa che riguarda le pentole. Non lo so se è una questione loro, le pentole. Mhm. Ok? E quindi comunque è ancora legata a queste quotidianità, ma comunque continuando il suo percorso di comprensione, ok? Di approfondimento, di elevazione. Un tappeto, poi mi fa vedere anche un tappeto, forse che
non so se deve mandare in lavanderia, comunque ancora queste cose qui. Giuliana, Mm. davanti a tutto Mm. questo, cosa fa la malata di cancro al cervello? Penso che sia passati anni da che quest'altra è morta invece. Mhm. Perché la vedo proprio in un altro sistema, in un'altra logica, ok? Perché non mi fa più vedere cose materiali. Mi fa come vedere che sta per andare in step successivi. Però è come se dicesse ci sono passata anch'io, è inevitabile. Va bene, chiamiamo sempre qua come disincarnati la sorella dell'amica di Alice. C'era un qualcosa di familiare legato alla vergogna. Legata a un qualcosa di difficile da accettare e da trasformare, ok? È come se lei avesse incarnato questa, non so se chiamarlo grande segreto, grosso problema, eccetera, e se ne fosse fatta carico completamente. Ehm, no? Hai visto sulla mia faccia tutta la vergogna? Hai visto che io mi sono fatta schiacciare e disintegrare dalla vergogna? Ma non è la mia vergogna, è una cosa vecchia, familiare. Questa ragazza cosa vuole dire alla sorella? E vedo che le mette in mano una chiave, però appunto è una chiave un po' antica, come se la sorella, che è ancora sul piano materiale nostro terreno, potesse andare a aprire, diciamo così, quell'anta in cui è contenuta questa vergogna, per andare a liberarla e trasformarla. Sì, perché mi fa vedere come se ci fossero proprio, non so come spiegarti, degli scheletri in un armadio, un fantasma compresso, fantasma che può essere una vicenda, un aneddoto, una Mm. cosa. Va bene, portale aureo. Allora, il feto è già dentro. Sì, L'amica, la sorella dell'amica, vuole andare? la vedo seduta tipo su un cuscino di velluto grande, sembra quasi in una posizione da meditazione, con capelli un po' lunghi così, e, e, ehm, e vedo che con questo cuscino si sposta un po' qua e un po' là, non rimane ferma. Mm? Però è come se avesse un tè e dice attendo ancora un po'. Le offriamo la VIC 4D. Mm. Bello che quando tu le offri la VIC 4D, lei si trasforma proprio in una farfalla. Quindi quello che era questa deturpazione, no? Epidermica della pelle, diventa, si trasforma proprio in una farfalla che è leggera, che è libera, quasi celeste questa farfalla. Va?
Sì, Mm, sì. la salutiamo. E infine la mamma di Alice. Vuole andare? No, 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 la mamma di Alice adesso c'ha queste cosine, Da fare? così, Beh. sì, sì, sì. Ampolla PIC 4D sul tavolo della sua cucina. Come la vedi? E sembra quasi una pozione magica, no? Azzurrina, con questa specie di vapore, di fumo, e ha proprio questa forma a stelo in alto e poi si allarga in basso. E questo contenuto liquido, fumoso, azzurrino. Eh, lascia la mia bimba, intendendo Alice. Mhm. La diamo anche ad Alice e alla sorella di Alice. Sì, come se anche Alice dovesse anche, non so come dirti, forse distendere un po' il clima con il proprio compagno, possibile? Mhm. Mm. E questa Vic 4D l'aiuta in questo senso ad Alice, perché penso per tutta questa situazione ha accumulato e tende a scattare un po' con lui, c'è qualcosa di una frizione un po' fra loro due. Ehm, la sorella ehm, anche sì, ehm, ovviamente sì, la prende, sì. L'amica viva sorella del disincarnato. La offriamo anche a lei. Sì, l'amica di Alice, la vedo molto commossa. Penso che abbia pianto tanto, e sento come una qualità diversa di queste lacrime. E come se tornasse indietro nel tempo, non so, cioè, sì, direi questo. È come se volesse con questa Vic 4D velocemente ripercorrere la vita che ha fatto anche un po' con la sorella, no? Veloce, veloce, e poi ritorna qui e vedo che fa un sospiro di sollievo. E la mamma di Alice? La mamma di Alice torna a mettere a posto la sua casa che c'è nell'altra dimensione. E l'ampollina dov'è? E l'ha messa, allora, come se adesso dovesse appunto fare i piatti, la cucina deve fare. E ha detto, dopo che ho fatto questi piatti, eccola lì l'ampollina. Ed è vero, però era come se prima il dovere e poi il piacere. Non so, è tutta molto particolare e anche molto simpatica, molto originale come personaggio. Può anche metterla in un pensile, in una dispensa e tra qualche mese valuterà. Mm. Che ne dice come proposta? Le può sembrare valida? Eh, sì, 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 ci penso io, sì, sì, grazie. Va bene, la salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Bello, perché è come se fosse venuto l'aspetto fuori più piacevole, più simpatico di questa donna, avendo iniziato un po' a perdere. eh, Gli spigoli. sì, 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 Mm. Si è un po' smussata. sì, sì. Beh, la sessione era sulla mamma di Alice, ma guardiamo comunque Alice. Ci sono Mm. entità mentali per Alice?
Una era tempo, perché mi fa proprio vedere lei un po' in lotta con queste lancette dell'orologio che non sa esattamente come posizionarle, se farle tornare indietro, se portarle avanti, se fermarle, proprio per una serie no, di eventi. Che vanno, penso, oltre la questione di questi due lutti che lei ha avuto, ok? È proprio un po' una sua modalità di non sapere bene come gestire il tempo che scorre e a volte come se avesse dei rimpianti, dei rimorsi, ok? L'altra è come, non so come se fosse equilibrio per un pelo, ok? Quindi questa tendenza a mantenere un equilibrio personale, emotivo, però un po' fittizio, ok? Quindi il rischio di questi equilibri fittizi sono poi proprio le malattie, o la follia o le malattie. Ci sono entità eteriche. C'era questo serpente nero, però del secondo universo, come sì, sorta di demone che ha preso questo aspetto di serpente nero che mangia tutto quello che trova. E del primo c'era tipo un piccolo falconiforme che sembra un piccolino affamato, quindi con il becco aperto che strilla. C'erano impianti. È come un pettine che raschia forte la testa. Non so se lei ha avuto anche qualche problema di perdita di capelli, magari anche in conseguenza di questo momento un po' stressante, no? E poi tipo uno scotch sugli occhi. C'era un progetto. È venuto vita perenne, proprio nella difficoltà di accettare, di integrare la morte, di comprenderla, però in questa potenzialità di comprendere la continuità, ok? Tra questa vita e l'altra vita che c'è dopo, quando non abbiamo più il corpo. Ci sono abduction. No. Ok. Cosa vuole fare Alice? Ormai lo sa, no? Ne ha già fatte alcune di sessioni. E va bene, andiamo. Trova la valigetta di un medico. Sai, anzi, più Cluster. precisamente, sì, dell'informatore medico, si chiama? Il rappresentante. Esatto. Con tutti i vari campioncini di tutte le case farmaceutiche, quelli prodotti che devono essere spinti per arricchire le case farmaceutiche, bla 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 bla. Tutto contenuto lì. Lo tiene. È come se iniziasse a respirare profondamente adesso Alice, perché vuole fare questa eliminazione in modo molto consapevole, cioè non vuole avere attaccamento per tutta questa questione. E allora vedo che si muove lentamente, respira profondamente, è come se portasse la sua presenza su ogni singolo movimento che fa, anche il battere delle sue ciglia. Pone attenzione a tutto e vedo che sceglie proprio di portare la valigia al di sopra della sua testa, sollevarsi sulla punta dei piedi e appoggiare, far scivolare, come se fosse proprio uno scivolo il portale definitivo. E lo chiude. Lei ci tiene a chiuderlo, come se fosse uno sportello con la maniglia, chiude. Insomma, butta tutto. Mm. Bene,
Ha tolto tutto. Sì. Con queste condizioni, nuova vibrazione. 300. Consapevolezza. 177. Anima. 58. E solo, ti chiedo, 3D. 4D. Allora, terza dimensione mi viene 28. Ottimo. Abbiamo visto tutto, manca solo il messaggio finale dell'anima di Alice a se stessa. Alice, sei una libellula. Cangiante, libera e leggera. Alice, sorridi sempre, fuori e dentro. La realtà è qui per te, per essere creata da te. Mi fa vedere questa libellula che vola creando una spirale in aria. Come E la poi mi vedi? fa vedere una stella. Credo che sia Alice che guarda su, no? Rivolgendo un pensiero alla mamma, perché vedo questa stella che si illumina, un po' rosa quasi questa stella. Si chiama come la mamma quella stella? Sì, rappresenta sua mamma, sì, sì, sì. Va bene, come la vedi Alice? Resettata proprio. Felicemente resettata e ripulita. Ok, disconnettiti